Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista e un dipendente affettivo può guarire con l'ipnosi? Io ti rispondo in maniera molto secca e fin da subito, questo è il mio parere e non solo il mio in ogni caso, e vale a dire no, non è possibile. Molti psicologi, psichiatri ed anche negli ultimi tempi tanti psicanalisti, che insieme agli ipnologi sono sempre stati più ottimisti sulla cura in generale di tanti mali psicologici, anche se non tutti i mali psicologici, come ci dice spesso la psicanalisi, sono mali dell'anima, perché bisognerebbe innanzitutto possederla un'anima per poi poterla anche curare, e vediamo come questo non sia il caso, ad esempio, di molti narcisisti, in generale di narcisisti soprattutto maligni e perversi. Ma anche tanti psicanalisti si stanno ricredendo negli ultimi tempi sulla possibilità di trattamento del narcisismo patologico. C'è una sorta di moda negli ultimi tempi riguardo all'ipnosi e spesso molti trattamenti, anche in psicologia, hanno le loro fasi storiche. Il trattamento psicanalitico, per esempio, era all'apice tra gli anni 70, 80 e 90. Attenzione però a chi vuole far passare l'idea che con l'ipnosi si cura ogni disturbo e male psicologico, dal narcisismo alla dipendenza affettiva alla depressione cronica. Così come il dottor Marco Antonio Cuevas Baez, psicologo e criminologo, la dottoressa Esther Balbi, neuropsicologa, psicologa clinica dell'educazione e avvocato, per dirne solo due, non ritengo assolutamente possibile un trattamento di ipnosi come cura con chi presenti un disturbo narcisistico di personalità, ma anche disturbi pervasivi della personalità, come lo è anche un disturbo dipendente di personalità, da distinguere con una dipendenza affettiva più sui generis, meno pervasiva. Ma il confine a volte è difficile da stabilire se non approfondendo bene il caso. Dal mio punto di vista, quando si parla però di dipendenza affettiva, si ha sempre a che fare con un male che si radica in profondità. L'ipnosi non è indicata nemmeno nel caso di depressioni croniche o altri disturbi come ad esempio la psicopatia, disturbi del cluster B di grado particolarmente pervasivo. Molti altri disturbi psicologici o sindromi sono invece trattabili con l'ipnosi, vedi l'ansia ad esempio, certe fobie, ma non certo ogni male psicologico può essere trattato con l'ipnosi, specie se si radica nel profondo di te, nella tua psiche. Può essere utile e se vuoi provare un trattamento di questo tipo fallo pure, ma consapevole che potrebbe non essere la soluzione migliore nel tuo caso. Difficilmente però potrà risolvere ad esempio una sofferenza d'amore, che è una cosa profonda. Il dolore psicologico di per sé è sempre qualcosa di molto profondo, oppure una situazione relazionale irrisolta. Certo, l'idea di stendersi su un lettino e lasciare vagare la mente trasportati dal suono di una voce che ti guida e come d'incanto ti fa portare a galla ogni cosa per poi curarla è allettante. Ma è proprio così che accade? E non dovremmo semmai metterci nell'ottica che ogni grande ottenimento comporta un dispendio di energia e molto impegno ed anche molta consapevolezza, che sono tutte cose che non hanno niente di passivo, sono tutte azioni. Azioni, e lo dico anche a caratteri cubitali, azioni che comportano soprattutto consapevolezza, che è quella su cui prima di ogni altra cosa dobbiamo lavorare se vogliamo ottenere qualcosa, soprattutto da noi stessi. Quindi il mio suggerimento è di farti guidare da persone preparate, per questo non sempre sono sufficienti attestati di operatività, almeno se veramente vuoi ottenere il massimo da un trattamento, sono importanti una preparazione culturale, una sensibilità personale, relazionale, un'onestà intellettuale che scarseggia parecchio in questi tempi, una predisposizione generale a trattare col male interiore, che è un'attitudine per cui bisogna essere predisposti. Resta il fatto che la cosa migliore che puoi fare per te stessa, per te stesso, è di cercare di mettere in relazione quanto più fruttuosamente la tua parte cognitiva, la tua parte cosciente con quella interiore, e questo è un cammino che coinvolge in modo particolare la tua sfera spirituale.
E la tua sfera spirituale non è una parte dormiente di te, ma è una parte estremamente vigile e attiva, che non aspetta altro che essere stimolata in modo cosciente dalle tue acquisizioni intime, ma appunto le tue acquisizioni più consapevoli, cognitivamente consapevoli e direttamente consapevoli, ed anche cognitivamente strutturali di te. E questo lo devo proprio sottolineare, le tue acquisizioni intime più consapevoli ed anche cognitivamente strutturali di te. E qui la parola fondamentale è proprio cognitivamente. Cosa significa cognitivamente? Significa, per fare un esempio concreto, che quanto più conosciamo cosa sia il narcisismo patologico, tanto più saremo in grado di fronteggiarlo e di liberarcene. Quanto più conosciamo noi stessi, tanto più potremo liberarci dai nostri mali interiori e sapere usare gli strumenti che abbiamo in nostro possesso. I miracoli che puoi ottenere nella vita sono quelli che provengono dalla costruzione cosciente ed attiva della tua mente a livello volitivo e intenzionale. Se impari ad allenare la parte intenzionale di te, puoi veramente ottenere ciò che vuoi dalla vita, e questo ti risparmierà tanti percorsi di terapia di cui magari non hai nemmeno bisogno o che non ti porteranno veramente dove tu vuoi veramente arrivare. Il supporto di un mentore è spesso importante e molte volte irrinunciabile. Affidati quindi, se possibile, a quello che veramente è in linea con ciò che sei e senti di essere e che vuoi essere. Sempre felicissima di averti tra noi, di leggerti, naturalmente di sapere anche come stai e anche cosa pensi a proposito di quanto detto fin qui. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.